Messaggio di Gesù Re della Rivelazione del 10 maggio del 2000. Nella notte una luce meravigliosa mi sveglia. È il Signore. Svegliati, anima amata dall'eterno amore. Tu sai bene che in queste ore il mio popolo è in una grande prova, ma sai anche che la tua generazione sta vivendo i tempi decisivi per ricostruire ciò che è stato distrutto. È doveroso per te ricordare a tutti che le prove inviatevi o permesse sono sempre un grande segno della mia misericordia. Debora, Signore è tre volte santo. Molti si ribellano davanti alle tragedie che si consumano sotto il tuo sguardo silenzioso. Gesù, ed è per questo che mi rivolgo in questa notte ad ogni cuore per mezzo del tuo sacrificio. O uomini, dovreste trattenere la lingua dal giudizio, o al contrario, meditare sulla causa della morte che colpisce. Io vi dico che molto sangue scorrerà ancora sulle vostre vie a causa dei peccati che attirano la giustizia divina. Se solo ritornaste sui sentieri di verità ai quali la mia Santissima Madre da tempo vi sta richiamando. L'origine dei vostri mali e delle vostre intime pene rimane l'antico peccato della disobbedienza al volere supremo. Debora, Maestro, quando avremo pace? Gesù, quando l'uomo permetterà a Dio di guidarlo. Il trionfo del cuore della Santissima Madre è per voi tutti un grande aiuto affinché un tempo di pace tra i popoli si instauri. Io, Gesù, Re della Rivelazione, metto in guardia il mondo perché il tacito lavoro del nemico non si arresterà. Bacio la Chiesa di questa ora terribile, perché in essa si fortifichi lo spirito evangelico e non abbia mai a frenare il mio spirito che la guida sino al suo tripudio. Quest'era sperimenterà la pace duratura solo dopo che il mondo avrà rigettato il figlio della dannazione. Siano lodati i cuori di Gesù, Giuseppe e Maria, carissimi fratelli. Siamo entrati a fatica in questa Quaresima. Penso anche a quelli che si trovano veramente in situazioni di compromissione totale. Un pensiero va anche a quel piccolo bambino con il cuore, diciamo così, malato, a cui in un certo senso la sentenza umana ancora una volta crea delusione nelle aspettative degli uomini. E quindi pensiamo con grande sofferenza anche ai bambini, alle donne che si trovano in territori di guerra, di violenza psicologica, morale, e anche quei bambini che sono sfruttati, usati, violentati. E in questi ultimi giorni sentiamo con molta chiarezza anche mangiati e offerti al demonio in nome di una tribalità demoniaca per un culto che si continua a rendere a Satana. Cosa ci dice Gesù questa sera? Ci dice che il popolo, come tante volte nella storia, dovrà affrontare delle prove. Ma adesso Gesù si sta rivolgendo alla mia generazione, vale a dire alla nostra, e a quelle che intercorrono con la nostra generazione. Ci dice che vive tempi decisivi per ricostruire quello che è stato spezzato. Quindi è un tempo di cambiamento ed è per questo, ci dice, è doveroso per te ricordare a tutti che le prove che permette, alcune sono addirittura inviate, quindi segno di grande misericordia. Quelli che oggi si ribellano alla volontà di Dio
in realtà, carissimi, fanno solo il gioco del demonio, che attraverso le suggestioni, come mezzo di inganno, ci toglie il senso del soprannaturale della vita, di quello a cui siamo chiamati a fare durante questa vita, perché ogni vita non è solo un diritto del nascituro, ma è un progetto sacro. Ecco, vorrei aprire una parentesi in questa meditazione che mi ha colpito particolarmente in questi giorni in cui ero nelle mie personali meditazioni. Molta gente si riempie la bocca parlando degli ultimi tempi, delle cose di Dio e addirittura parlano e vogliono spiegare sull'apostasia, sul concetto della parola apostasia. Bene, l'imminente apostasia nelle lettere di San Paolo, al capitolo 3, versetto 1, l'Apostolo sta descrivendo a Timoteo le condizioni in cui verserà il mondo prima del ritorno del Signore. Quei peccati però che prima venivano menzionati per i pagani, in Romani a capitolo 1 oggi, specialmente, li ritroviamo nelle nostre società, quindi nel modo con cui vivono anche e soprattutto tanti cristiani. Avrebbero vissuto come barbari, dice San Paolo a Timoteo, in questo ultimo periodo. E quindi questo loro modo selvaggio avrebbe reso gli ultimi giorni una forte realtà che connota la falsità dell'espressione della parola cristiani e dice qualcosa di ancora più forte, più doloroso, che negli ultimi giorni queste cose, queste azioni saranno attribuite soprattutto ai credenti professanti. Voi comprendete quello che dice l'Apostolo a Timoteo già in quel tempo. Paolo era anche un profeta e viveva in questa dimensione di profeta non solo come uomo di Dio, ma anche uomo della storia che ha conosciuto da vicino e sperimentato il proprio passaggio dalle ombre alla luce e ha saputo interrogarsi anche e soprattutto nei momenti in cui alcune cose ai cristiani che sarebbero venuti dopo non sarebbero state particolarmente capibili, quindi significative al fine di comprendere che tipo di missione Cristo è venuto a fare, perché se noi pensiamo alla persona di Gesù, Gesù di fatto è un nome, e quindi il nome appartiene ad un personaggio storico, ma quando diciamo Cristo, comprendiamo che l'attribuzione e la messianicità specifica il ruolo di questo nome, di questa persona. E quindi Gesù non può essere letto come un personaggio storico senza chiaramente pensare alla dimensione escatologica per cui è venuto. E quindi Paolo vuole raccontare, soprattutto in quel momento in cui sente che la sua vita sta per finire, cosa accadrà a quel tipo di cristiani che si ritroveranno proprio negli ultimi giorni. Quali sono questi ultimi giorni? Io vorrei con voi entrare proprio nello sviscerare con pochissime brevi e semplici parole per capire la dimensione. Sono il periodo che intercorre tra l'era apostolica e l'apparizione di Cristo per stabilire il suo regno. Capite allora che in questo frammento nessuno può dire quando realmente possono essere incastrati questi ultimi giorni ed è anche molto poco avveduto anche da parte di alcuni che si sforzano a volere creare dei conteggi assolutamente umani, mentre invece è più facile e più semplice quando apprendiamo dalla voce diretta del maestro.
E gli uomini negli ultimi giorni saranno amanti di tante cose perché ameranno il denaro, vivranno senza amore per il bene e non ameranno le loro mogli, i loro mariti, i figli, se possibile, li sacrificherebbero anche per le loro bramosie. Allora, cari amici, in questo messaggio Gesù parla anche di trattenere la lingua del giudizio, cioè quella che quando non arriviamo con la concezione meramente umana, vogliamo incastrare la dimensione di Dio nei fattarelli della storia, quelli ancora più inciuciabili degli uomini. E Gesù dice, se solo si ritornasse ai sentieri di verità, quelli che poi la Madonna da tanti anni, mentre in mezzo a noi ci sta segnando e individuando, senza tutta l'apologetica che si fa e senza anche l'ipocrisia di sottofondo, dice che alla fine quello che ci ha portati ad essere così negli ultimi tempi sono proprio la disubbidienza al volere divino. Qui io vorrei aggiungere personalmente anche questo tipo di concetto e lo vorrei esprimere con tutto il grido che ho nel cuore, che solo l'autorità di Cristo ci può salvare dalla caduta morale, in cui il demonio vuole farci cadere da sempre, ma ci sono circostanziali situazioni in cui il demonio spinge maggiormente. A questo proposito, ricordiamo che lui si oppone soprattutto a Gesù Cristo, quindi non è il fatto della morale in sé. Il demonio accetterebbe anche che noi viviamo in maniera super morale, ma questo non basta né a definirci cristiani né a scamparci dall'inferno, perché se viviamo in assenza di amore, nonostante noi fossimo ligi nella morale e perfino eticamente nel vivere e nell'operare, senza Gesù Cristo come obiettivo di santità, perché quello che il demonio vuole, carissimi fratelli, voglio centrare la meditazione, è rimuovere Gesù Cristo dai suoi comandi. Quindi la morale non basta. Dobbiamo accettare l'autorità di Cristo in famiglia, nello Stato e ovunque. Altrimenti abbiamo comunque la dannazione. Non basta comprendere solo la quiescenza filosofica di quello che Cristo ci ha dato. Dobbiamo impegnarci con una testimonianza che fa della nostra vita l'effetto di tante cose in cui siamo chiamati con la vita stessa, per cui esercitiamo ogni respiro, tutti contati dall'Eterno. Quando guardiamo ciò che l'uomo vuole oggi, leggi, referendum, che cosa emerge come dato? Più divorzi, più eutanasia, più aborti, più divisione, più morte e meno vita. Quindi sì, accettiamo quello che ci fa bene, però escludiamo quello che ci dà il disgusto personale. Quindi va bene per una mamma uccidere il bambino purché la mamma viva. Non importa la mamma se però a fronte del sacrificio della vita di quel bambino, anche ella stessa però alla fine vivrà senza libertà. Allora l'uomo vive di questa illusione perché per vivere bene non gli può bastare uccidere l'altro. Pensando come fece Caino, se tolgo di mezzo Abele, la mia situazione è familiare ed economica, eccetera, eccetera, può essere risolta perché me la vedrò da solo, quindi avrò pieno spazio e libertà di compiere ciò che voglio. E esattamente proporzionalmente il contrario. Perché nel momento in cui tu togli quello che credi che ti stia dando l'en passant,
momentaneo, tu resti senza quella prova effettivamente nell'ombra. Era proprio quella prova che avrebbe gettato la luce sulla tua esistenza, sul tuo cammino. E quindi l'eliminazione dell'altro non fa altro che continuare ad essere strumento di suggestione. Se Dio avesse dovuto avere questo tipo di ragionamento, non sarebbe venuto per incarnarsi. E ricordiamoci, come già ho ben detto, che uno dei grandi problemi che ancora creano anche difficoltà nella nostra teologia è capire qual è il senso della tremenda contrazione che accade nello spirito del demonio e di quelli che lo seguono. Il demonio è profondamente ferito dal fatto che Dio vuole scendere nella nostra umanità. Satana pensa e dice: come può Dio farlo se l'uomo è sì creato per gioia di Dio, ma come può Dio annichilirsi a tanto fino a redimerlo? Tengo a precisare che per questo motivo Satana è Satana, cioè la tentazione che lui porta all'uomo, verso l'uomo, è il motivo più grande di orgoglio per lui, cioè questo movimento di offesa grande a Dio per dire, ecco, vedi, questo è il risultato del tuo progetto, del tuo amare, del tuo creare. Ma quando addirittura questa incarnazione cade attraverso una donna che è una come noi, solo che è esentata dal peccato, è lì che scatta l'odio furente del demonio di tutto l'inferno. Come può una donna che, secondo la versione della mente del demonio, essere più piccola di un uomo, innanzitutto, e infinitamente più, come dire, ehm, nulla rispetto a un'opera angelica, ricreare quel paradiso da cui Gesù si stacca per venire a generare la redenzione. E questo è il problema di sempre. Dunque, quelli che in Maria si incateneranno per il paradiso non vivranno in maniera quiescente, cioè che cosa voglio intendere questa sera? Che quelli che useranno bene il loro libero arbitrio lo useranno per sempre e quando andranno poi in cielo saranno stati contenti di aver usato quel libero arbitrio secondo la volontà di Gesù. Quindi quelli che dicono che basta una parte di morale, vivere un attimino un po' in etica, per non sfiorare poi l'essenza stessa della religione, si perdono e annaspano in una brodaglia senza fine della sempre la stessa suggestione del demonio. Io lo chiedo a Gesù questo, quando avremo pace, perché in fondo il monito di ciascuno di noi che ci sale, soprattutto nelle giornate difficoltose in cui siamo sommersi dall'angoscia, dalla paura, siamo sorpresi dall'ansia, perché l'uomo che non si radica in Dio, inutile dire, cari amici, si confonde spesso durante il suo cammino. E il Signore risponde, quando l'uomo permetterà a Dio di guidarlo, esso avrà pace. Ma quando l'uomo trova pace, quando riconosce essenzialmente che il motivo per cui molti uomini, diciamocelo chiaramente, cari amici, vive tutta la sua vita, sono sempre nelle tre famose suggestioni: il denaro, il potere e quindi l'appagamento delle cose. Man mano che il tempo passa e qualche cosa comincia anche ad averla ottenuta, cosa si rende conto l'uomo? Che alla fine tutto questo non è sufficiente. C'è qualche cosa che rende vuoto il cuore dell'uomo e tutto questo riempimento che si è, come dire, caparbiamente cercato di realizzare nel corso di tutta l'esistenza, drammaticamente tonfa e diventa scandalo, perché uno comincia a domandarsi tutto quello per cui ho lottato, a cosa è servito?
E Gesù ce lo spiega che senza la guida di Dio l'uomo è destinato non solo alla morte fisica, quella è un'evidenza scientifica, ma anche alla seconda morte, come dice il nostro caro fratello Francesco, che era maestro in questo tipo di teologia. La Madonna ci è stata messa accanto in questo periodo proprio perché ella sia la regina e anche la prima testimone, la profetessa, la madre angelica, che mediante questa preparazione del suo trionfo, che è l'anticipazione del regno di cui parlavamo, di Cristo glorioso, quindi è un aiuto in questo tempo che non ha pace. È stato studiato e progettato dal Padre in un momento in cui i popoli si sarebbero totalmente confusi, persi, avrebbero annaspato in mezzo alle loro insipienti ricchezze. Quindi anche la religione avrebbe conosciuto un momento di particolare sofferenza. Perché oggi la religione soffre? Perché l'uomo ha perso l'idea di religione, mentre dall'altra parte del mondo abbiamo appena eh, concluso, no? Si è visto quanti, nonostante siano cristiani, abbiano comunque disobbedito a quello che Dio dice, festeggiando i vari carnevali, perché diciamocela tutta, quelli che dicono, ah, ma andiamo solo a vestire i bambini, innanzitutto cominciamo dai bambini, sono proprio loro il grande errore. Nel momento in cui noi insegniamo ai bambini che quel tipo di divertentismo non abbia radice ed è solo uno svolazzamento di vestiti e coriandoli, è ovvio che stiamo raccontando a questi bambini una mera favola, mentre invece noi sappiamo che sono piccole già iniziazioni verso il male. Questo status di mascheramento, eccetera, eccetera, non è adesso il momento per aprire questo tipo di dibattito, ma porterà l'uomo ad una conseguenza di inserimento di maschere continue, lo farà nel lavoro, nella politica e nella società, con la moglie, col marito, continue maschere per sempre, perché è abituato fin da piccolo che al fine di ricevere propri appagamenti bisogna mettersi le maschere, essere in grado di saperle sopportare. Questo è il grande, come dire, errore, il grande fallimento soprattutto di tanti cristiani. Come può un cristiano essere il paradosso di se stesso? Sì, sapere che è peccato, però lo continua a fare. Vedete, in questa schizofrenia certamente ci si perderà, perché diceva Dostoevsky, e questo lo abbiamo imparato a scuola, chi è andato al liceo forse ricorderà, se Dio davvero non esiste, ogni cosa è davvero ammissibile e posso dire anche inutile. Quindi questo vuol dire che ogni lotta o sofferenza o persino morte equivale a quella di un pesce rosso e che credere, cari amici, è una scelta oltre la religione stessa. Molti pensano che, soprattutto in questo tempo, la religione sia una specie di malattia da cui liberarsi. Ma prima di decidere, cari amici, chi eliminare, riflettiamo sull'operato di Dio, che usa anche la religione come strumento visibile per condurci. Pensiamo alla via sacramentale, da cui immaginate tutte quelle chiese che sono in abominio al Signore, tutte quelle pratiche religiose che non appartengono e sono insignificanti rispetto alla rivelazione che Cristo ha donato ed è fondante quando dice su te, Pietro, fondo la mia chiesa. Quindi la religione come atto, come via da seguire per ascoltare la parola del Maestro, indipendentemente dal fatto che Pietro potrà essere uno che può rinnegare, che può scappare, che può tornare indietro, indipendentemente da te, Pietro, sulla tua roccia, quell'atto di fede, io continuo a propagare ciò che ho voluto. Quelli che continuano a dire male della Chiesa
imparino a comprendere che bisogna tenere il giudizio ben raffermo dentro la lingua e che un giorno si renderà conto di tante cose stupide che sono state dette. C'è una cosa che mi ha particolarmente colpito in questi giorni in cui penso che tutti abbiate sentito degli Epstein file, eccetera. Bene, si parla anche di Papa Francesco, ma in questo caso con il desiderio di volerlo destituire. Allora, come la mettiamo con tutti quelli che fino a un certo limite si sono spinti nel dichiararlo il Papa degli Americani, il cospiratore? Bene, questi alla fine non ci riusciranno, fanno emergere quanta schifezza nella mente viene generata da critiche stupide, volgari, che Dio prima o poi ci chiederà conto, indipendentemente dalla condotta, dalla teologia, dalle scelte dottrinali di Papa Francesco, che possono essere discutibili, ma non certo nella maniera in cui è stato portato tutto il discorso fino alla fine, che molti continuano a fare anche con il nostro Papa attuale. Dunque è tempo di convertirci, fratelli, e non dobbiamo fare come quei cristiani che continuano a dire guarda l'altro, mentre io stesso sono il frutto della bieca ignoranza, della volgarità più assoluta e persino del decidio nel cuore, oltre che poi omicidi di fatto. Quindi attenzione a voler puntare il dito sempre sugli altri piuttosto che su noi stessi e quindi sulla religione, perché la religione è una via che Dio ci ha dato. Non ha detto che questa via è perfetta, la sua via è perfetta, perché Gesù ha detto io sono la via. Ma questa via ha una collocazione umana e la collocazione è la nostra Chiesa, che giustamente, essendo piena di tanti pensieri umani, di tante persone che possono e sbagliano, lo vediamo, anche finiscono all'inferno, certo, perché per il benedetto libero arbitrio noi abbiamo sempre questa benedetta scelta di credere o non credere. Allora, anche essere in Vaticano e viverci all'interno assolutamente non vuol dire essere esentasse dell'inferno, anzi, probabilmente ci potrò andare pure più velocemente se quel contesto, più che avvicinarmi alla povertà, l'amore di Cristo mi allontana perché l'appannaggio dei beni esterni si colloca in maniera prioritaria. E quindi da qui il solito discorso già fatto fin qua, l'autorità di Cristo. Io perché sono nella Chiesa? Io perché sono cristiano? Perché mi sono fatto battezzare? Perché ho bussato alla porta della Chiesa? Perché credo nell'autorità di Cristo che esercita nella mia vita, quella della mia famiglia futura, dei miei figli e di tutto quello che sarà espressione del mio esistere, questa autorità darà una connessione morale, etica, santa rispetto a quella soprannaturale che continuerò a vivere in cielo. Quindi, cari amici, prima di decidere se stiamo eliminando qualche cosa di umano o piuttosto Dio, ecco, io lo voglio dire soprattutto a quelli che si definiscono, tra virgolette, atei, ma se siete atei e giudicate tutto e tutti, come potete odiare qualcuno che per voi non esiste? Da qui una semplice riflessione personale. Forse cogliere già a capire la volontà di Dio, carissimi amici. E quando Gesù, re della rivelazione, questo caso si è definito come nome, dice: metto in guardia il mondo perché il tacito lavoro del nemico non si arresterà e io aggiungo si moltiplicherà perché molta gente cade in questa suggestione di non considerare le verità più profonde. Vedete, oggi molti si sono già cominciati a abituare che quando qualcuno vuole fregare un altro, non dice la verità,
ma crea una distrazione, di modo che la persona che deve essere, tra virgolette, fregata, non si accorga del metodo con cui cadrà. E quindi chiaramente questa bolla che viene propinata in avanti è soltanto quel fuoco di paglia che nasconde tante verità dietro. Allora noi quali verità vogliamo conoscere? Perché è arrivato il tempo di non prenderci più in giro e questa Quaresima 2026 sperimenterà per molti tante sofferenze e ci faranno entrare in sofferenze ancora più grandi. Tocca a noi percepirle come un momento di grazia e lavorare accanto alla Madonna, in silenzio e con preghiera fervente. Voglio ringraziare quelli che aiutano e vorrei che capissero tutti che l'olio benedetto deve arrivare veramente dappertutto. Se è vero che la Madonna ci può aiutare con tanti sistemi, l'olio però è il sigillo della Madre. Quest'olio è una caratteristica di lenimento, di amore, di presenza oggettiva della Madonna. Più daremo l'olio, più faremo arrabbiare il demonio. E qualcuno dirà: no, ma noi non vogliamo questo, ma lo dico in senso positivo, cioè faremo in modo che lui si allontani da quella artificiosa azione che ha su di noi e spesso, che gli lasciamo porta libera e aperta, ecco, non è solo un'azione, ma diventa una guerra vinta. Che Dio vi benedica, carissimi, pregate anche per me in questo momento di sofferenza. Spero che Gesù entri un po' di più nei vostri cuori e nella vostra vita. Vi prego, non pensate a un Gesù filosofico. Gesù è il figlio di Maria concretamente sofferente, morto, risorto, perché tutti noi testimoniamo nelle epoche e nelle ere quanto è grande questa sua redenzione. E siamo stati stabiliti ciascuno nel proprio tempo, nella propria dimensione quotidiana, familiare, anche se si trova in un contesto di sofferenza. È lì che dobbiamo entrare in questo rapporto con il Signore, in questa relazione, per cercare di capire e comprendere come le sofferenze non sono un impedimento, ma sono una scala più veloce per vivere la vita del cielo. Viviamo qui solo di passaggio, ma deve essere un passaggio significativo, altrimenti non avrebbe senso la progettualità del Padre su di noi. Che Dio vi benedica e grazie per quelli che ci continuano a sostenere. Celeste Verdura continua ad essere sempre in affanno, ma noi ci fidiamo della Madonna. Bene, cari amici, coraggio e avanti con fiducia. Sia lodato Gesù Cristo. C'è una donna che cammina nel silenzio, il suo rispecchio di bambina nascosta dentro sé, che cercava solo mani vere, uno sguardo che dicesse: tu sei importante. Ha imparato presto a dare tutto, a chiamare amore anche il vuoto, ma nessuno ha mai capito davvero quel cuore fragile e così sincero. Cercava risposte nei volti distratti, in promesse infrante, ma restava sola con le sue domande, con la fame d'amore, un cuore da donare. E anche quando il mondo le diceva basta, lei sentiva una voce più forte che gridava, una luce che non smetteva di chiamarla, un Dio che la vedeva e la conosceva com'è. È il grido dell'amore che non muore mai, che nasce dal cuore, non si vende al mondo, è una voce che attraversa l'oscurità, perché sa che Dio le cammina accanto in un tempo dove il valore ha un prezzo, il materiale pesa più dell'anima, ha un Dio che la sostiene l'anima.
perché Dio conosce ogni sua lacrima, ogni notte passata a resistere. Sa che il suo cuore non è debolezza, ma un dono sacro da custodire. È il grido dell'amore che sale al cielo anche quando tutto sembra perduto. È una fede più grande di ogni paura, che le ricorda che non è mai sola. In un mondo che corre senza sentire, lei sceglie il cuore prima di ogni bene, perché il suo bene è più grande, amare. Ed è Dio che le insegna come fare. Ha incontrato l'amore incondizionato, alla fonte che non si prosciuga mai. Lì ha capito che solo un cuore rinnovato può imparare davvero ad amare. Non tutti comprenderanno il suo cammino, non tutti capiranno il suo perché, ma chi non nasce di nuovo nel cuore non potrà amare come lei. È il grido dell'amore che resta acceso, una luce che non chiede permesso, è una stella che brilla anche nel buio, perché Dio l'ha chiamata per questo. E se ti senti persa come lei, se il tuo cuore grida e nessuno ascolta, ricorda, c'è un amore che ti vede e ti chiama per nome ancora. Quel grido non è debolezza, è la prova che sei vivo davvero, perché il cuore che ama fino in fondo è il tesoro più grande del cielo.